Prego. Grazie, ma scendo alla prossima. Senti, nella vita ci vuole chiarezza. Tu invece hai le idee un po' confuse. Sei tutto saldo, tranne che nella vocazione. Signora, Da bravo, vai a confessarti. posso telefonarle? Ce l'hai il mio numero? No. Allora non puoi. Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Oggi facciamo un viaggio davvero speciale, perché andiamo a rivedere alcune delle muse più amate di Tinto Brass. Parliamo di Deborah Caprioglio, Cinzia Roccaforte, Serena Grandi, Claudia Coll, Anna Galiena, Stefania Sandrelli e Anna Ammirati. Donne diversissime tra loro, ma unite da una cosa precisa. Quando sono entrate nel mondo di Brass, non si sono limitate a recitare. Hanno lasciato un'impronta, un'immagine, un ricordo che per tanti spettatori è rimasto lì, intatto, anno dopo anno. E allora la domanda è quasi inevitabile. Come erano ieri, nel pieno di quella stagione così audace del cinema italiano? E come sono oggi? Partiamo da Claudia Coll. In Così fan tutte, nel 1992, aveva una presenza che non si dimenticava facilmente. Sguardo intenso, fascino spiazzante, eleganza e provocazione fuse insieme. Era uno di quei volti capaci di accendere la scena in un attimo. Eppure la sua storia ha preso una direzione che pochi avrebbero immaginato. Col tempo Claudia si è avvicinata a un cammino spirituale profondo e si è dedicata con grande impegno ad attività sociali e missionarie. Una trasformazione netta, sorprendente, che rende il suo percorso ancora più particolare. Scusa, vuoi darmi un'informazione? Sì. E che ci fai qui? Vi sto documentando. Come faccio a riconoscere il peccato se non so cos'è? Vieni avec moi. Deborah Caprioglio, invece, per molti resterà sempre Paprika. Nel 1991 quel film la consacrò come una delle immagini più memorabili del cinema di Brass. Aveva una bellezza luminosa, uno sguardo vivace e quel modo di stare in scena che univa dolcezza, ironia e malizia. Ma Deborah non è rimasta chiusa in quella fotografia. Ha continuato a lavorare tra teatro, televisione e cinema, costruendo un percorso più ampio e più maturo. Oggi conserva ancora quella luce che la rende immediatamente riconoscibile, con un fascino che si è semplicemente trasformato. Questa vita. I soldi li ho fatti. Mi sono anche divertita. Adesso stop. Dici minchiate. Ma che te sei impazzita? Smettere ora che vai come un geno. I picciole l'hai fatte anche per merito mio. Sono io che t'ho combinato gli incontri da 30.000 botta, che te credi? Sì, e te ne prendevi la metà. E poi c'è Serena Grandi, che in Miranda, nel 1985, sembrava nata per diventare simbolo di un'epoca. Con la sua femminilità piena, solare, generosa e con quel temperamento diretto, Serena è entrata nell'immaginario collettivo con una forza impressionante. Non era solo questione di presenza fisica, era personalità, ironia, carisma. E infatti il pubblico non l'ha mai dimenticata. Ancora oggi continua ad apparire in televisione e agli eventi, con quella miscela di simpatia e classe che l'ha resa un'icona vera. Lavoro con quelli del metanadotto. Sono americani. Devo essere qua 4 o 5 mesi. Avete una stanza? Ne ho 4, ma solo 2 sono libere. Le prendo tutte e 2. Volete salire a vederle? Fido di voi. Ciao Miranda! Cinzia Roccaforte merita un discorso a parte. In Fermo posta, Tinto Brass, nel 1995, colpiva per una naturalezza quasi disarmante. Non sembrava forzare nulla e forse proprio per questo arrivava subito. Spesso però si tende a raccontarla come una meteora. In realtà dopo Brass ha continuato a lavorare e ha poi scelto una strada più riservata, anche lontano dall'Italia. Insomma, più che sparire, ha semplicemente cambiato rotta. Ma per chi ricorda quel film, il suo volto resta legato a un'idea di fascino molto precisa. Lei è maliziosa. Senti chi parla. Ma tu la faresti una cosa così?
Neanche per sogno. Perché? Non la trovi divertente? Io forse sì, ma il mio fidanzato no di certo. Che città fidanzato? Ma se non è col fidanzato, che divertimento è? E poi il malizioso sarei io. Se parliamo di prestigio assoluto, bisogna fermarsi su Stefania Sandrelli. In La chiave, nel 1983, offrì una prova fortissima, coraggiosa e allo stesso tempo elegantissima. La sua presenza dava al film un peso diverso, perché non era soltanto una grande attrice che osava, era una protagonista già autorevole che dimostrava di poter attraversare territori rischiosi senza perdere nulla della propria statura. E infatti la sua carriera, da allora in poi, non ha mai smesso di confermarla come uno dei nomi più importanti del cinema italiano. Mi ha parlato delle foto. Foto in cui ci sono io. Sono fotografie che ho stampato e sviluppato su richiesta di vostro marito. Oh, mi avete vista in quel modo. Vi ho desiderato. Anna Galiena rappresenta invece il lato più raffinato dell'universo brassiano. In Senso 45, nel 2002, portò in scena una sensualità adulta, sofisticata, quasi rarefatta. Non una presenza vistosa, ma un fascino costruito con misura, eleganza, voce e portamento. Anna Galiena aveva già una carriera importante alle spalle, anche internazionale, e questo si percepiva tutto. Ancora oggi resta un nome associato a qualità, classe e intensità. Venezia era la ruffiana dei nostri amori. Non mi importava di niente e di nessuno. Non provavo rimorso a tradire mio marito e non mi sentivo in colpa a far l'amore con Helmut. Lo amavo sempre di più. Infine Anna Ammirati, la protagonista di Monella, nel 1998. Con lei arrivava un'energia diversa, più giovane, più fresca, più istintiva. Aveva un volto capace di unire dolcezza e malizia con una spontaneità che funzionava subito. Dopo quell'esperienza ha continuato a lavorare tra cinema e televisione, seguendo un percorso meno esposto ma comunque interessante. Oh, Lola! Bonjour, ma petite. La mamma manda da bere e da mangiare. Che buon odore di forno. Semmai di fornaio. Se fa l'amore come fa il pane, sei una ragazza davvero fortunata. Alla fine il punto è proprio questo. Le muse di Tinto Brass non sono rimaste ferme in una vecchia immagine da locandina. Alcune hanno continuato a vivere sotto i riflettori, altre hanno scelto strade più appartate, altre ancora hanno cambiato completamente vita. Ma tutte hanno conservato qualcosa di intatto: il carisma. Ed è il carisma, più del tempo e delle mode, a rendere certe attrici davvero indimenticabili. E forse è proprio qui che Brass sapeva colpire. Individuava donne capaci di lasciare un'eco. Malinconia, tristesse. Ma io non sono triste, signora Michelle. Sono incazzata nera! Spero che questo viaggio nella soffitta di Pippo vi sia piaciuto. Se volete continuare a scoprire gemme nascoste del cinema e sostenere il canale, non dimenticate di seguirci e di attivare la campanella. Vi aspetto!